Ho grande piacere a parlare di Alan Turing in questo video perché è sempre stata una figura che mi ha molto appassionato, dal momento che probabilmente si tratta dell'essere umano che ha salvato più vite nella storia dell'umanità intera. E credetemi, non sto esagerando. Si pensa un numero stimato intorno ai 14 milioni di vite umane salvate dalla sua opera, anche se indirettamente. Non ci credete? Vediamo come fece. Alan Turing è una figura straordinaria del XX secolo. Era un matematico inglese che vive in un'epoca segnata dalla guerra e anche dall'innovazione tecnologica. E infatti questo video un po' è il seguito di quello precedente su Nikola Tesla. Sappiamo che alla fine di quel video compariva Guglielmo Marconi con la sua radio, che nasceva, come abbiamo detto, su brevetti di Nikola Tesla. Beh, durante la seconda guerra mondiale la radio, sappiamo, si diffuse tantissimo, non solo tra la popolazione, ma ovviamente anche in ambito militare, perché divenne uno strumento importantissimo proprio per comandare gli attacchi, i battaglioni, le navi. Era l'unico modo praticamente per raggiungere le unità a distanza. Però la radio ha un grosso problema, una grossa debolezza, che è la facilità di intercettazione, cioè per il nemico è facilissimo captare i segnali radio. E allora qui interviene la crittografia, quella tecnica che permette a un emittente A di trasmettere a un ricevente B un messaggio senza che questo possa essere compreso da nessun altro. Infatti per decriptare quel messaggio serve una chiave. In questo periodo, proprio per via della guerra, si diffondono tantissime tecniche di crittografia. I tedeschi sviluppano una macchina quasi infernale dal nome Enigma, poco più grande di una macchina da scrivere. Questa macchina è composta principalmente da 3 rotori interni che, girando ad ogni pressione di un tasto, producono un'infinità di combinazioni diverse a seconda del momento in cui si preme il tasto. Senza farla complicata, questa macchina, anche per via di un'ulteriore chiave crittografica che univa le lettere una all'altra, questa macchina aveva all'incirca 1 milione di miliardi di combinazioni. Senza il codice iniziale di lettura che di solito veniva consegnato a mano tramite lettera e non tramite radio, in maniera da renderlo appunto più segreto, meno intercettabile, senza quel codice era praticamente impossibile per un umano decriptare quella lettera scritta. Praticamente i messaggi dei tedeschi viaggiavano appunto tramite le onde radio, c'erano centinaia di operatrici inglesi, sempre a Bletchley Park, di cui dopo parleremo, che intercettavano questi messaggi e li trascrivevano, però erano semplicemente una serie di lettere incomprensibili. Tantissimi linguisti, matematici, scacchisti, appassionati di rebus e anche di cruciverba si erano messi alla prova cercando di decriptare questo tipo di crittografia tedesca della macchina Enigma, e molti di loro dissero che era assolutamente impossibile decriptare quel codice. E qui interviene il nostro Alan Turing. Quindi adesso facciamo un passo indietro, vediamo chi era questo grande matematico inglese e vediamo come risolse questo immenso problema. Alan Turing nasce nel 1912 a Londra, in una famiglia della medio borghesia britannica. È uno studente molto molto bravo che già a 16 anni legge Einstein con incredibile facilità. È anche molto solitario come ragazzo, sta sempre sulle sue, non dà molta confidenza, ha praticamente un solo amico. Questo amico si chiama Christopher Morcom e pare che la loro fosse più di un'amicizia, fosse qualcosa di molto più intimo di un'amicizia.
Comunque, purtroppo, Christopher muore prematuramente. E questo è un evento molto grave per il nostro Alan Turing, che vive questo momento con grande lutto, con grande tristezza. Forse proprio questo evento spinse Alan Turing a isolarsi ancora più dagli altri e dedicarsi ancora più veemente alla matematica e allo studio. Negli anni 30 Turing studia al King's College e si laurea in matematica con risultati eccellenti. Nel 1936, a soli 24 anni, pubblica un articolo che cambierà tutta la sua carriera. In questo articolo lui introduce un concetto nuovissimo, la cosiddetta macchina di Turing. Lui ipotizza un modello astratto di calcolo che getta le basi dell'informatica moderna. È una visione rivoluzionaria che anticipa il concetto di algoritmo e l'idea del computer universale come lo conosciamo oggi. La macchina di Turing in realtà nello studio di Alan Turing non è una macchina reale, ma è solo un'ipotesi teorica, anche se poi molti appassionati e scienziati si dedicheranno a costruirla proprio questa macchina, e ci sono vari esempi, l'hanno fatta con i Lego, l'hanno fatta di legno, in tanti modi è stata proprio costruita questa macchina, però a quel tempo era solo un'idea comunque ben descritta e delineata nell'articolo che appunto Turing pubblicò nel 1936. Comunque vediamo cosa intendeva Turing con questa macchina. La macchina era praticamente nella mente di Turing un nastro infinito suddiviso in celle, ognuna delle quali poteva contenere un simbolo, come 0, 1 o spazio. C'era poi una testina che serviva a leggere o scrivere questi simboli. Poteva anche sovrascrivere i simboli e spostarsi a destra o a sinistra. E poi c'era un insieme finito di stati, appunto in questo caso 0, 1 o spazio. Comunque questi simboli, questi stati determinavano come la macchina si comportasse in base appunto al simbolo letto e allo stato in cui si trovava. Era un concetto rivoluzionario perché a ogni passo la macchina di Turing legge un simbolo e cambia stato, e scrive un nuovo simbolo, si sposta e ripete il processo. Questo semplice sistema è capace in teoria di eseguire qualsiasi algoritmo, cioè qualsiasi procedura calcolabile. Turing con tutto ciò anticipava il concetto di computer programmabile. E pensate che le nostre CPU dei nostri computer o anche dei nostri smartphone, pure se tremendamente più complesse e infinitamente più potenti, si basano sullo stesso concetto. Si può dire che, in sintesi, la macchina di Turing è una delle idee più rivoluzionarie di tutto il Novecento. È un ponte tra la matematica, la logica e l'informatica. Un ponte che ha aperto la strada verso l'era digitale. Turing, dopo tutto ciò, va in America per continuare gli studi a Princeton, sempre in matematica. Nel frattempo viaggia e si appassiona alla crittografia. Poi ottiene finalmente il dottorato in matematica e rientra poi nel Regno Unito nel 1938, inconscio di essere pronto per cambiare le sorti della storia. Nel 1939, infatti, scoppia la Seconda Guerra Mondiale e subito Turing viene arruolato a Bletchley Park, a nord di Londra, in un antico maniero in cui un gruppo di menti geniali, alcuni scacchisti, linguisti, crittografi, matematici, sono al lavoro per cercare di decifrare la macchina Enigma. Sono al lavoro per cercare di interpretare i messaggi che i tedeschi mandano in lungo e in largo e che distruggono ogni giorno le città inglesi, le navi che portano il cibo all'Inghilterra, perché a un certo punto Hitler, siccome non riusciva a schiacciare l'Inghilterra, decise di affamarla, ci fu la battaglia dell'Atlantico, moltissime navi finirono in fondo all'oceano, tutto stava andando male. Le operatrici, come abbiamo detto, captavano tantissimi messaggi nell'etere, ma quei messaggi erano completamente indecifrabili. Erano solo una serie di lettere
confuse, a caso, senza nessun significato. Se non si aveva una macchina Enigma configurata come la macchina Enigma che aveva inviato quel messaggio, era impossibile decifrare quel messaggio. La macchina Enigma infatti era configurabile in 1 milione di miliardi di combinazioni diverse e la mente umana non sarebbe mai riuscita a risolvere un problema di quel tipo. Ecco che qui interviene appunto il genio di Alan Turing, che affronta questo grande problema con un'altra prospettiva, scegliendo un'altra strada. Mentre nello stesso gruppo di menti geniali si lavora in maniera tradizionale, cercando di risolvere il rebus con un approccio forse più linguistico, a volte anche matematico, ma comunque tradizionale, ecco che Turing cerca di sviluppare una strada completamente nuova. Turing si mette al lavoro a una macchina di grandi dimensioni, elettromeccanica, che inizialmente chiama Christopher come il suo amico morto degli anni della scuola e che poi invece prenderà il nome di Bomb. Nella sua testa i rotori di questa macchina, che ha appunto 36 rotori che simulano per 12 volte i 3 rotori interni della macchina Enigma, questi rotori girando dovrebbero cercare di interpretare il codice iniziale della macchina e quindi rendere decifrabili tutti i messaggi tedeschi. Perché a volte con il metodo tradizionale qualche linguista, qualche matematico riusciva a tradurre un singolo messaggio o un altro singolo messaggio casualmente, magari per pura fortuna. Infatti c'è questa frase che anche viene detta nel film The Imitation Game, che parla appunto della storia di Alan Turing. La frase è che anche un orologio guasto segna l'ora esatta 2 volte al giorno. Ma Turing era alla ricerca di un sistema che decifrasse tutti i messaggi tedeschi e questo era un lavoro complicatissimo e richiedeva un approccio completamente diverso. Ebbe tutti contro, va detto che ebbe tutti contro, i suoi superiori, tutti i suoi colleghi, anche perché Turing non era una persona facile, e tutti erano contro di lui, anche i finanziamenti furono sospesi a un certo punto, la macchina costò circa 100.000 sterline, però a un certo punto tutti i colleghi di Alan Turing si rendono conto che quello è l'approccio giusto per risolvere il problema. Loro, con il loro metodo tradizionale, matematico, scientifico, linguistico, non avrebbero mai potuto decriptare tutti i messaggi di Hitler. Ciò non era assolutamente possibile. Sebbene la notte in cui i geni di Bletchley Park decifrarono il codice Enigma sia una delle notti più importanti di tutta la Seconda Guerra Mondiale, non si ha una data esatta di quella notte. Fatto sta che intorno al 1943, una notte, un lampo di genio coglie Alan Turing e gli altri. Il film racconta che i ragazzi si trovavano in un pub e che un'operatrice, una delle tante operatrici addette appunto alla captazione dei messaggi tedeschi, rivela che in quei messaggi ci sono delle parole ricorrenti e loro, grazie a questa rivelazione, capiscono come decifrare definitivamente il codice Enigma. Non si sa se andò così, però si sa sicuramente che fu proprio tramite 2 elementi che il codice Enigma fu annientato e finalmente, come si dice, rotto. Fu tramite le previsioni del tempo che erano in fondo ad ogni messaggio nazista e quindi con delle parole molto ricorrenti, con le quali parole si potevano individuare appunto tutte le altre presenti in quello stesso messaggio e soprattutto le parole Heil Hitler presenti in fondo ad ogni messaggio nazista inviato. Tramite questi 2 elementi Turing e i suoi riescono finalmente a rompere il codice Enigma. Riescono a far scartare alla macchina Bomb un'infinità di combinazioni impossibili e quindi velocizzano infinitamente il processo. È una svolta incredibile ed è la prima volta nella storia che una macchina
riesce a superare la capacità dell'uomo in un compito specifico. Quindi è un momento davvero importante sia dal punto di vista bellico sia dal punto di vista tecnico. Da questo momento in poi prende vita il progetto Ultra, uno sforzo titanico segretissimo volto a decifrare tutti i messaggi nazisti. Con queste informazioni gli alleati sanno di poter finalmente vincere la guerra. È davvero una svolta. Ricordiamo che i tedeschi tutti i giorni cambiano i codici della macchina Enigma, ma sapendo quelle parole delle previsioni del tempo e del saluto nazista, Turing e i suoi riescono a impostare bomb tutti i giorni, nuovamente con i codici che servono per decifrare il codice nazista. Hanno a disposizione una macchina Enigma che era stata consegnata dalla Polonia, ma la macchina Enigma era stata progettata in modo da non essere decifrabile con la sola presenza, serviva il codice che veniva appunto cambiato tutti i giorni. Tutte queste cose messe insieme fanno capire di quale genio stiamo parlando. Gli altri del gruppo di Bletchley Park, seppure menti illuminate e intelligentissime, non sarebbero probabilmente mai riuscite a risolvere questo grandissimo enigma. Quindi davvero ad Alan Turing dobbiamo tantissimo. Il contributo infatti è decisivo. Turing con la sua scoperta aiuta a vincere la battaglia dell'Atlantico, salva innumerevoli navi e vite umane. Le comunicazioni decrittate permettono di anticipare le mosse dei sottomarini tedeschi e di proteggere i convogli alleati. È un vantaggio strategico che cambia le sorti del conflitto. Alla fine della guerra, secondo alcuni storici, Turing avrà contribuito ad abbreviare il conflitto di almeno 2 anni, salvando milioni di vite. Quante? Si stima circa 14 milioni, come dicevo inizialmente, un numero immenso. Per questo probabilmente Alan Turing è indirettamente la persona che ha salvato più vite umane della storia. Diversi studiosi e biografi ipotizzano che Turing soffrisse di tratti riconducibili allo spettro autistico, in particolare alla sindrome di Asperger. Alcuni segnali che supportano questa ipotesi sono che Turing aveva grande difficoltà nelle interazioni sociali e tendeva a isolarsi, mostrando scarso interesse per le convenzioni. Parlava spesso in modo monotono o eccessivamente tecnico. Mostrava ossessioni specifiche come per i numeri, i codici e la logica. Era rigido nelle abitudini e rispondeva male ai cambiamenti. A questo si aggiunge un profilo di sensibilità emotiva molto marcato. Va detto però che queste caratteristiche, se oggi possono rientrare in una diagnosi, all'epoca venivano ignorate o comunque mal interpretate. Con la fine del conflitto Turing ritorna a una vita più da studioso e viene coinvolto al National Physical Laboratory nei pressi di Londra nel progetto ACE, cioè Automatic Computing Engine, un calcolatore elettronico basato sulla sua macchina universale, cioè sulla macchina di Turing di tanti anni prima. Il progetto è ambizioso, ma incontra ritardi e problemi di ogni tipo e va ad arenarsi. Ma subito si prendono quelle conoscenze, le si portano a Manchester e lì si inizia la costruzione del Mark I, uno dei primi computer digitali funzionanti. E va detto che Turing non si limita alla realizzazione dell'hardware, ma scrive programmi, inventa concetti di struttura software e scrive persino un programma, il primo, per giocare a scacchi contro il computer.
però incontra anche qui lo scetticismo di molte persone e tanti additano il suo lavoro come un'enorme perdita di tempo, non capiscono le persone l'importanza del lavoro di Turing. Va detto che in questo momento nessuno sa di quanto il lavoro di Turing durante la seconda guerra mondiale fosse stato importante, perché tutto quel progetto era segretissimo e rimase sconosciuto a tutti per oltre 50 anni. Quindi nessuno si rivolgeva a Turing come un genio, nessuno sapeva cosa lui avesse fatto durante la guerra. Lui diceva semplicemente che aveva lavorato a una stazione radio, ma tutto il resto rimaneva segretissimo. E anzi lui probabilmente fu molto perseguitato dai poteri britannici proprio perché ritenuto un personaggio pericoloso, perché sapeva troppo. Ci vorranno molti anni perché la reputazione di Turing sia riabilitata, ma questo lo vedremo tra un po'. Comunque nel 50 Turing pubblica un articolo che diventa il manifesto dell'intelligenza artificiale. Si chiede: le macchine possono pensare? Propone il famoso test di Turing. Se una macchina riesce a simulare una conversazione in modo indistinguibile da un essere umano, allora è da considerare, per certi versi, intelligente. È un'idea semplice ma rivoluzionaria. Pensiamo a quanto era avanti questa persona. Ancora oggi questa idea guida il dibattito sull'intelligenza artificiale. Turing non immagina solo computer intelligenti, ma fornisce un metodo per riconoscerli, un sistema di riconoscimento, chiamato anche The Imitation Game, da cui deriva il titolo del film a lui dedicato. La sua visione è profetica, anticipa i chatbot, l'elaborazione del linguaggio naturale e le reti neurali. Tutto ciò che oggi chiamiamo intelligenza artificiale ha una radice profonda nel pensiero e nel lavoro di Alan Turing. In sostanza, Alan ci mette davanti a un quesito. Se una macchina parla, risponde e si difende, chi può dire che non stia pensando davvero? È questo il cuore del famoso test di Turing, confondere la macchina con l'uomo e chiederci se c'è davvero poi tanta differenza. Purtroppo nel 1952 la carriera, la vita e il grande genio di Alan Turing subiscono una tremenda interruzione. Viene arrestato per omosessualità, all'epoca considerata un reato nel Regno Unito. Pensiamo che dalla metà del XIX secolo alla metà del XX secolo in Inghilterra più di 50.000 persone vennero arrestate per omosessualità e Turing fu una di quelle. Probabilmente perseguitato perché ritenuto una persona che sapeva troppo. Infatti lui scherza dicendo: a un certo punto pensavo che se avessi parcheggiato la bicicletta sul lato sbagliato del vialetto sarei potuto finire in galera per mesi. Lui aveva un buon senso dello humor e scherzava molto, anche se era una persona particolare, solitaria e non molto in grado di sostenere la socialità, diciamo così. Però ecco, in questo momento c'era poco da scherzare, perché l'omosessualità era un reato piuttosto grave a quel tempo in Inghilterra. Fu arrestato, fu processato e fu condannato. Il giudice lo mette davanti a due strade, o 2 anni di galera oppure la castrazione chimica. Lui sceglie di sottoporsi alla terapia di castrazione chimica, però, come è facilmente intuibile, subisce gravi danni collaterali fisici e psicologici e cade in depressione, anche perché non è più in grado di lavorare come era in grado prima e questo lo mette veramente in grave difficoltà. Lui aveva scelto la libertà per poter lavorare, ma si accorge che i medicinali che prende non gli consentono di continuare i suoi studi e i suoi esperimenti e questo lo deprime gravemente. Il 7 giugno 1954 Alan Turing viene trovato morto nella sua casa. Accanto al letto una mela morsicata immersa nel cianuro, da cui si dice che forse, e dico forse, derivi il logo Apple a titolo di omaggio. Però questo non è mai stato confermato, quindi non commentatemi che non è così, se volete fatelo, però ecco, questa è un'ipotesi. Comunque, la versione ufficiale di questo decesso è suicidio, ma permangono tanti dubbi su questo evento. Come abbiamo detto, Turing era una persona scomoda perché implicata in segreti
veramente profondi della seconda guerra mondiale e quindi permangono questi dubbi che probabilmente non scioglieremo mai. Comunque Turing muore nell'anonimato a soli 41 anni, nessuno sa in quel momento quanto il suo contributo sia stato importante durante tutta la seconda guerra mondiale e tutto quanto verrà mantenuto segreto per molti decenni. Solo negli anni 80 e 90 il pubblico scopre il ruolo decisivo di Turing nella guerra. Nel 2009 arrivano le scuse ufficiali del governo britannico. Nel 2013 la regina concede la grazia postuma. Oggi Alan Turing è celebrato come il padre dell'informatica e uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale. Il più importante premio del settore è dedicato a lui. I suoi scritti sono studiati ovunque e la sua vicenda umana è diventata simbolo della lotta contro l'intolleranza. La sua vita è una lezione, un uomo che con la sola forza dell'ingegno cambia la storia, un matematico che legge i codici nascosti nella guerra e nella mente, un visionario che guarda oltre il codice e vede il futuro. Vi lascio come sempre con una frase del grande personaggio che abbiamo raccontato in questo video. A volte sono le persone che nessuno immaginava che potessero fare certe cose, quelle che fanno cose che nessuno poteva immaginare. Alan Turing.